Wow. The Sound of Love, yeah. Invitate le persone che vi stanno antipatiche, non lo fate, perché se no vi va attraverso il Natale. Dite pure da mangiare quello. Non gli voglio da mangiare. Immaginate le feste natalizie, tutti questi spaghetti che vongole, e famo una cosa strana, famo diverso. Che noia, che noia. È bella da morire, bella e pure buona. Non il solito pasta con i frutti del mare, ma un qualcosa di meglio, qualcosa di più buono, qualcosa di più fresco, qualcosa che mi riporta nei miei viaggi orientali. Cambio qua, senza te stavo senza te, sì. Stavo senza. Non ti capiterà mai più nella tua vita. Non è detto, posso sempre andare al lavoro da qualche parte. Facciamo una tagliatella o fettuccina, come volete voi, con latte di cocco e mare. Prima di iniziare mi mancano 20.000, 30.000, quanti ne mancano? Arriva a 1.000.000. Questo è il primo che ho avuto a 100.000. Premio? Quello da 1.000.000 è color oro, non è d'oro, è color oro, magari fosse d'oro. Però lo vogliamo. Ok, e ci siamo portati pure questo qua, il subscribe da Roma, vi ricordate, stava sul forno. Quindi, ragazzi, tu che mi stai guardando e non sei ancora non è ancora deciso, o devi fare, perché sono andato avanti con la ricetta è fighissima. Lì, vedi il ditino, ecco, spento. Ingredienti. Quello che trovate, trovi la seppia invece del calamaro, trovi il gambero invece della mazzancolla, trovi la cozza invece della capesanta, trovi qualsiasi altra cosa invece dello scampo, compralo. Anche le cannocchie, che sono buonissime e saporitissime, andrebbero perfette. Poi abbiamo cipollotto, scalogno, mi ci piace tanto, zenzero, aglio e poi guarda qui, il jalapeno ho trovato oggi e latte di cocco, però per cucina, vedi che c'è scritto for cooking, ok? Perché c'è anche quello per dessert che è dolcetto. No, allora guardate qui, io tutti i carapaci li metto qua dentro, separo i carapaci dalla polpetta. Quindi prendiamo, tagliamo la testa, via, peliamo queste sono mazzancollette, bellissime. Non prendete quei gamberi, mamma mia, li odio, quei gamberi decongelati dell'Argentina. Non li prendete, comprate le cannocchie. Se trovate un crostaceo nostro, prendete le cannocchie che sono buonissime, saporitissime. Passiamo i scampi, guardateli, schiaccio, levo così, guardate qua. Oh, ci rimane pure, vedi, l'intestino qua attaccato. Schiaccio, ok? Puliamo anche lo scampetto, ecco qua. Bello, bello, bello. Qua è tutto gusto dalle carcasse, quindi non dovete comprare tanto pesce, date retta a me, non state a sprecare un sacco di soldi, ok? Guardate qua, stringendo qua la coda, guardate il budellino, l'intestino, zacchete. Tutti quanti questi segreti, che vi dico anche qui nel mio canale YouTube, nell'Accademia lo dico in maniera molto più approfondita, quindi è tutto molto concentrato, tutto viene fatto in piccole lezioni dove tu dai 5 ai 15 minuti hai tutti gli argomenti da capire perfettamente, così risparmi un sacco di tempo. Dai, capesante! Allora, togliamo la capesanta, il corallo, lo leviamo il corallo che non ci serve, lo mettiamo sempre qui dove ci faremo la salsetta, il sughettino. Prendo un pezzo di zenzero che mi serve, questo quello grossolano, perché poi lo userò diversamente quando poi farò proprio la pasta. A pezzettoni, così, ok? Aglio, scalogno, come fa mia madre d'aglio oggi, al volo. Non si fa così, come si fa? Si fa così, si taglia così. Così non ti tagli mai. Se tagli il coltello deve sempre andare nel basso, verso il basso, non verso l'alto. Il cipollotto ce lo mettere, ce l'abbiamo fresco di Tropea, lo taglio così e metto soltanto questo. Guarda, zac, zac, zac e zac. Schiacciamo le teste, così, gli scampi e di tutti i pesciolini. Guarda che bello. Delle mazzancolle, via. E buttiamo tutto quanto qua dentro, compresi i coralli. Mettere un olio extravergine d'oliva in questo piatto significa dargli un tocco che c'ha un gusto. Il nostro olio extravergine d'oliva è fantastico, è gustoso, è buonissimo e andrebbe un po' a coprire quello che è un po' l'orientaleggiante che posso fare, mo faccio vedere. Burro chiarificato, quindi pensate,
o burro chiarificato. Pensate a quei paesi come l'India, come l'Oriente, dove usano questo burro, che è perfetto da accompagnare i crostacei, anche perché il burro e i crostacei sta bene. Ricordate il risotto, la crema di scampi? Sta molto bene. Metto il burro e facciamo tostare leggermente queste carcassette, questi carapaci. Alziamo un po' la forza. Dobbiamo sentire il profumo, profumo. E c'ho un'idea. C'ho una mezza boccetta, guarda, di gin con arancia. La uso. Perché mezza boccetta? Chi l'ha bevuto? Te ci attacchi a te la sera, di la verità. Non è vero. Schiacciamo bene, guardate, così. C'è un bel tostato, se non lo sta bene, dobbiamo sentire tutto sto sapore, sto gusto. Aumento la potenza al massimo. Sentite? Vedete, sta quasi a bruciare la padella, vedete? Bellissimo. E questo lo senti che te fa. Vai, abbiamo finito. Abbiamo finito. Finito il gin. Lo sai pure che ci starebbe bene un sake. Senti che profumo, c'è proprio ragione. Pure un liquore all'arancia, un Grand Marnier, un Cointreau, l'acqua di cottura per la pasta, bagno, apro il latte di cocco, giratina perché delle volte si deposita. Vai, così. Perfetto. Sono contento, mi piacciono queste ricette. Adesso che cosa facciamo? Facciamo la base del soffrittino che poi andremo ad aggiungere il fondo di cottura con latte di cocco. Quindi aglio, cipollotto, la parte verde me la tengo per dopo come guarnizione. Zenzero, aglio, cipollotto, scalogno. E facciamo in questa maniera, lo tagliamo grossolano, che mi deve rimanere un pochettino, così, guarda, così. Il peperoncino, poco, che questo se lo mangia pure Mario, così. Proprio l'altro giorno mi hanno detto, guarda, ho fatto una ricetta pazzesca, guarda con chi mi sono fidanzato, grazie a te. Ho detto, allora che facciamo per uno? Non so. Per uno. Ma parlavano delle ricette del libro. Sì, la gricia di polpo. Un ragazzo ha conquistato la fidanzata con la gricia di polpo. Questa che bestia. Calamaro, sottile, sottile, sottile. Pure la seppia va bene, totano. Eccolo qui, guarda che bello. Così. Guarda, ricca, ricca, ricca. Vai, guarda che bella. Adesso filtriamo. Guarda che meraviglia. Il buono sta qui dentro. Schiacciate bene, così esce tutto quanto il gusto e il sapore. Sto pulendo, guarda. Sei sicuro che pulisci o distruggi la casa? Sì, almeno io lo faccio. Vedi, perché non mi piace ci sono tutte quante queste cose che sono rimaste attaccate. Pulisco bene, così abbiamo la padella pronta. L'uomo giusto dovrebbe anche pulire, io sono d'accordo. E non mi fermo qui. Signore e signore, se volete qualcuno che vi pulisce, sono io. Eccolo qua. Vi accudisce, vi insapona, vi fa la doccia. Eccolo qua. E adesso finiamo la ricetta. Quindi accendiamo un po' di burro chiarificato di nuovo o anche dell'olio di semi, sta benissimo, perché così l'olio extravergine è figo, è buono, c'ha il suo sapore, c'ha il suo carattere, quindi qua vogliamo che rimane un po' da parte, perché è prepotentore, sgomita l'olio extravergine d'oliva, perché è buono da morire. Cipollotto, metà spicchio d'aglio, così, bello. E adesso andiamo con lo zenzero. Guardate qui bello quanto, un po' fare il fondino, così, piano piano, non facciamo attaccare, aggiungiamo un goccino di questo, del liquido di cottura, insomma, che abbiamo fatto. Lascio tutte quante le verdurine così, non le devo far stufare. Incomincio ad aggiungere poi il scalogno, sempre fate come pare. Se volete ce lo mettete lo scalogno così che rimane un po' scrocchiarello, se no non ce lo mettete. Però meglio con scalogno. Ma sì, godete, sono le feste, siete tutti quanti uguali.
fate i draghi, dai. A questo punto aggiungiamo il calamaro. Gnam, 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 gnam. I gamberi per ultimo. E anche le capesante. Tagliamo a metà. Belle. Le capesante sono buone appena scottate, che dentro rimangono umide. Acqua salata, vado con le fettuccine. Quello del Maruccio si mangia pure noi, poi devo andare a rugby oggi. Spengo, aggiungo gli scampi e le mazzancolle, da freddo proprio. Metto anche le capesante. Mamma mia che roba, ragazzi. Cipollotto verde. Aggiungiamo pochissimo sale. Così. Oh, io vado, scolo. Mariuccio, tiè, guarda che te mangi oggi. Bello di casa, vai. Bella, tiè. Guarda che spettacolo di pasta che ti ho fatto. Oh. Ma se mi fai un bel movimento per favore di spalla? Voglio vedere il muscoletto come si muoveva una volta. Ma guarda che roba, guarda. Cioè ragazzi, guarda. Ma il trattamento in casa. Vai, guardate qua. 1, 2, 3, come potete sentire? Wow. The sound of love, yeah. Guarda che bello. Guarda che passetto ho fatto. Mamma mia, amore, mi Guarda che chiamo. bello. Guarda che bello. Wow, Guarda che bellissimo. meraviglia. Mi piace? Guarda che bello. Mi Stupendo. piace? La zancolletta. Guarda che roba. Guarda. A Mariuccio senza il peperoncino. Guarda per me invece. Metto questo qua che è piccantissimo. Guarda qua, così. Poi si mangia. Ah, bicchiere di vino, so famo? Io però, lo sai, sono viziato. Bene. Rosecco ci sta benissimo. O un vino rosé o un vino super aromatico. Cioè un Sauvignon, un qualcosa proprio di bello, un Gewürztraminer pure ci sta bene. È bella da morire, bella e pure buona. Già lo so. Ammazza è buono, oh. Da paura, oh. Scotta da morire. Capesante lo via. Ragazzi, alle feste, famolo strano, a nostra. Buona. Oh, eccolo qua! Vedi che è arrivato, aspetta, faccio piccolo, aspetta, devo andare a giocare a rugby, che fai? Com'è Mario? Mario, com'è? Com'è? È buona, sì, è buona. Oh, piace pure a loro. Il latte di cocco è da paura col pesce, pazzesco, provatelo. Come amore? Mi sembra che funziona. Guarda la mano,